Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 16, 17 e 18 della prova di matematica, sessione giugno 2025, dell'esame di qualifica professionale del terzo anno, assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: un'urna contiene 25 palline colorate. Sappiamo che 10 sono blu. Qual è la probabilità che, dopo aver estratto una pallina senza rimetterla nell'urna, la successiva pallina estratta non sia blu? Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per rispondere a questo quesito, all'inizio ti esporrò il ragionamento che porta alla soluzione e successivamente ti scriverò la soluzione utilizzando il formalismo matematico. Nella situazione iniziale abbiamo 25 palline, di cui 10 sono blu. Dobbiamo calcolare la probabilità che la seconda pallina estratta non sia blu. Ci si presentano due situazioni o casi. Il primo caso è questo. Alla prima estrazione esce una pallina blu e alla seconda estrazione esce una pallina non blu. La probabilità che esca blu alla prima estrazione è di 10 venticinquesimi, 10 casi favorevoli, le palline blu, fratto 25 casi possibili, il numero totale delle palline. Effettuiamo ora la seconda estrazione. Siccome ho tolto la pallina blu che era presente in questa posizione, rimangono solamente 9 palline blu su un totale di 24 palline. La probabilità di estrarre una pallina non blu è dunque 15 ventiquattresimi, il numero dei casi favorevoli, le 15 palline non blu, fratto il numero totale delle palline, 24. Dopo aver riportato il risultato appena trovato in tabella, possiamo concludere che la probabilità che si verifichi questo primo caso, e cioè che la prima pallina estratta sia blu e la seconda non blu, è data dal prodotto fra le due probabilità trovate. Semplificando opportunamente, otteniamo che tale probabilità vale un quarto. Passiamo ora al secondo caso. In questa seconda situazione, la prima estratta non è blu e anche la seconda estratta non è blu. La probabilità che la prima estratta non sia blu è di 15 palline non blu, casi favorevoli, fratto 25 palline in totale, casi possibili. Alla seconda estrazione ci si presenta questa situazione. Siccome è stata estratta una pallina non blu, io ho tolto questa pallina gialla. Abbiamo ora 10 palline blu su un totale di 24 palline e la probabilità di estrarre una pallina non blu è di 14 ventiquattresimi, le 14 palline non blu rimaste, casi favorevoli, fratto il numero totale delle palline, casi possibili. Riportando il risultato in tabella e calcolando la probabilità che si verifichi questo secondo caso facendo il prodotto fra le due probabilità trovate, otteniamo, dopo aver semplificato, che tale probabilità vale 7 ventesimi. La probabilità richiesta è dunque uguale alla somma delle due probabilità trovate e quindi, dopo aver calcolato il minimo comune denominatore, aver svolto i calcoli ed aver semplificato, otteniamo che la probabilità richiesta vale 3 quinti. Risolviamo ora il problema in maniera più formale. Dopo aver trascritto i dati del problema, possiamo notare che nell'urna ci sono 25 palline e dunque i casi possibili sono 25. La probabilità richiesta, e cioè che la seconda estratta non sia blu, dato che la prima estratta è stata scartata, è data dalla somma di due termini. La probabilità che la seconda non è blu e la prima estratta è stata blu e la probabilità che la seconda non è blu e che la prima estratta non è stata blu. Questa prima probabilità è data dal prodotto di due termini, la probabilità che la prima estratta sia blu moltiplicata per la probabilità che la seconda non sia blu, dato che la prima è stata blu, e quindi è data dal prodotto 10 venticinquesimi, la probabilità di ottenere blu alla prima estrazione, per 15 ventiquattresimi, la probabilità di ottenere una non blu alla seconda estrazione.
Anche questa seconda probabilità è data dal prodotto di due termini: la probabilità di non ottenere una pallina blu alla prima estrazione per la probabilità di ottenere una pallina non blu alla seconda estrazione, dato che alla prima è uscita una pallina non blu. E dunque questa seconda probabilità vale 15/25, poiché alla prima estrazione ci sono 15 palline non blu su un totale di 25 palline, per 14/24, poiché le palline non blu sono restate 14 su un totale di 24 palline. Sommando ora i due termini trovati, svolgendo alcuni semplici calcoli e semplificando opportunamente, otteniamo che la probabilità richiesta vale 3/5. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: sulle strade di montagna spesso si vedono dei cartelli che indicano la pendenza della strada come mostrato in figura. Pendenza del 22% significa che per ogni metro orizzontale, distanza della salita, la strada si eleva di 22 cm, dislivello della salita, ovvero il 22% di un metro. Con questa pendenza, 22%, se la distanza della salita fosse di 300 metri, quanto sarebbe la lunghezza della salita? Tronca il risultato all'intero. Abbiamo 4 possibili lunghezze. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver annotato i dati del problema ed aver schematizzato la situazione descritta con un triangolo rettangolo ABC, possiamo osservare che, siccome la pendenza è del 22%, il dislivello della salita si ottiene moltiplicando la distanza della salita per il 22%, che equivale a 22 centesimi. Svolgendo il prodotto indicato, otteniamo un dislivello della salita di 66 metri. La lunghezza della salita corrisponde all'ipotenusa AC del triangolo rettangolo ABC e può essere facilmente calcolata utilizzando il teorema di Pitagora. AC è uguale alla radice quadrata di AB al quadrato più BC al quadrato. Sostituendo i dati numerici, svolgendo i quadrati, calcolando la somma presente sotto radice ed infine il valore della radice quadrata, otteniamo che la lunghezza della salita vale 307,1742 metri, che, troncato all'unità, è uguale a 307 metri. La risposta esatta è dunque risposta A. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: un'urna contiene palline numerate in modo che ci sia una pallina per ogni numero da 1 a 99. Pesco una pallina. Qual è la probabilità che il suo numero sia multiplo di 13 o di 23? Abbiamo 4 possibili valori. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Siccome la probabilità è data dal rapporto fra i casi favorevoli ed i casi possibili, iniziamo a vedere quanti sono i casi possibili. Ovviamente i casi possibili sono 99, cioè il numero totale di palline numerate presenti nell'urna. Le palline con un multiplo di 13 sono 7. Siccome sono poche, te le ho elencate qui sotto. Le palline con un multiplo di 23 sono ancora meno, solo 4. Siccome nessuna pallina ha un multiplo sia di 13 che di 23, i casi favorevoli sono 11, 7 più 4. La probabilità richiesta, data dai casi favorevoli fratto i casi possibili, è dunque uguale a 11/99, cioè a un nono. La risposta esatta è dunque risposta A. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo i primi 3 quesiti della prova di matematica dell'esame di diploma professionale del quarto anno. Ti aspetto! Ciao!